Ciao e benvenuto in questo nuovo video extra. A sto giro non parliamo di tecnica, ma voglio raccontarvi con questo video, che probabilmente dividerò in diverse puntate, quindi in diverse parti, adesso vediamo quante. Volevo un po' raccontarvi della specialità motociclistica che più mi sta a cuore, ovvero l'endurance. Ho improvvisato tipo mezz'ora fa, ho detto ma perché non fare dei video sull'endurance, che se ne parla davvero poco? Eccomi qua, quindi ho attaccato, ho messo una luce, non so come sono messo con l'inquadratura, cane Max è sempre là dietro che dorme, spero vada bene. Le gare della specialità endurance sono gare di durata, gare dove mezzi, moto, team, tutto il team al completo viene messo a dura prova per gare che possono durare 8, 12 o 24 ore. La storia dell'endurance affonda le radici agli albori della storia motociclistica. Le prime gare avvenivano con il Bol d'Or in Francia addirittura nel 1922. Poi per avere una vera e propria regolamentazione di queste gare, o meglio per avere un campionato del mondo ufficiale di endurance, bisognerà aspettare un po' di anni, per l'esattezza fino al 1980, dove da lì in poi viene istituito l'EWC, ovvero l'Endurance World Championship, inizialmente chiamata Coppa del Mondo Endurance, ha cambiato diversi nomi, oggi conosciuto come EWC o IWC. Volevo un po' raccontarvi di questa specialità. Le gare, come dicevo, possono durare 8, 12 o 24 ore. Le più famose e iconiche sono la 8 ore di Suzuka e ovviamente la 24 ore di Le Mans. Poi ovviamente ci sono altre gare, benché il calendario del campionato mondiale endurance non sia folto di appuntamenti come le altre specialità. Questo perché, credetemi, una gara di endurance vale quanto forse 4 o 5 gare di un campionato normale. Non si limita ovviamente tutto alle sole 24 ore della gara, ma si comincia al lunedì con l'arrivo dei team in circuito, con l'attività dal martedì in poi. Insomma, è un evento che impegna tutta una settimana, prove libere, qualifiche, eccetera, fino ad arrivare alla gara vera e propria, che tradizionalmente aveva inizio intorno alle 15 nel caso della 24 ore di Le Mans. Quest'anno pare abbiano anticipato la partenza alle 12, comunque poi va a finire sempre il giorno dopo, ovvero iniziava alle 15 e si finiva alle 15. Ogni team porta in gara una moto con 3 piloti più una riserva, quindi un totale di 4 piloti. Ipotizziamo, stiamo bassi, 50 equipaggi vuol dire 150 piloti che diventano 200 con le riserve. Intanto la specialità è divisa in diverse categorie, c'è la classe in diverse classi. La classe regina, che è la EWC, la Super Stock e la Experimental. Negli anni scorsi c'è stato qualche ingresso e poi uscita di altre categorie, c'è stata la Super Twist, ci sono stati altri esperimenti. Chiaramente la EWC è quella che offre, che ha un livello più alto in termini di prestazioni, più libertà di preparare le moto. Ci sono meno vincoli rispetto alla Super Stock. La Super Stock, per definizione, sono derivati di serie dove si può andare a cambiare veramente poche cose rispetto a quello che si può fare su un EWC. Ecco, l'EWC è in sostanza la Open dell'Endurance, mentre la Super Stock, il regolamento Super Stock si rifà quasi pari pari ai regolamenti dell'ex mondiale Super Stock, ad esempio, che ora al momento non c'è più. I vantaggi della categoria EWC o rispetto alla Super Stock non sono solo in termini tecnici di preparazione pura del motore, ma anche in allestimenti particolari per facilitare l'operazione di pit stop. Le moto chiaramente durante la gara sono costrette a fermarsi sia per il rifornimento del carburante che per il cambio delle gomme. Il cambio delle gomme è quell'operazione che al contrario del rifornimento del carburante, che è standard ed è uguale per tutti, avviene per caduta, per gravità, attraverso delle tramogge posizionate a bordo, a fianco del box, e si va a riempire in pochi secondi il serbatoio, che per tutti per regolamento è
limitato a 24 litri, quindi un bel po' di più rispetto a quello che siamo abituati sulle moto stradali. Ecco, questa è una modifica che il Superstock è consentito fare, ovviamente. Quindi il rifornimento del carburante è uguale per tutti, e mentre per quanto riguarda il P-Stop la categoria EVC è leggermente avvantaggiata. Poi farò un'altra puntata dedicata solo al P-Stop, perché è una scienza di cui veramente si rimane affascinati, di quello che succede in quei pochi secondi in cui la moto rientra e vengono cambiate le gomme, rifornito il carburante, avviene il cambio pilota e magari anche qualche operazione di riparazione o qualche altro lavoretto volante durante la sosta, che ovviamente deve essere più rapida possibile. Dicevo, le EVC rispetto alle Superstock hanno più possibilità di modifica riguardo al sistema di sgancio rapido delle ruote. Ovviamente, avendo anche una fase notturna, le moto sono dotate di impianto di illuminazione. Non sono esattamente come le moto originali, devono sottostare a delle regole precise dettate dal regolamento del Mondiale Endurance. Hanno un doppio faro nella parte anteriore e due luci di posizione, chiamiamole, posteriormente, più una terza di emergenza. Ovviamente le tabelle portanumero sono luminose, luminescenti, quindi i numeri di gara devono essere visibili anche durante le fasi notturne della gara e vengono accese. Poi vedremo nel dettaglio magari come sono fatte. Quindi dicevo 60 circa 50-60 equipaggi, ogni equipaggio formato da una moto, 3 piloti più una riserva, poi vedremo nel dettaglio come giostrano questi piloti, e una partenza che è denominata in stile Le Mans, ovvero con le moto ferme da un lato e i piloti in piedi dal lato opposto della pista. Allo scoccare del via, che viene tradizionalmente dato dal direttore di gara, i piloti partono di corsa, vanno verso le moto, accendono la moto che viene solo tenuta in piedi da un meccanico, accendono la moto, ingannano la prima e si parte. Quindi immaginiamo questi 50-60 pazzi furiosi, partenza stile Le Mans, dentro gas per 24 ore e compiono mediamente oltre 3.000 km, ad esempio, per una 24 ore. Ovviamente i piloti si alternano, i pit-stop avvengono in base chiaramente anche alla strategia del team, ma vincolata soprattutto al consumo di carburante, mediamente ogni 50 minuti, a volte prima, a volte dopo, dipende, ripeto, dalla strategia, dai consumi della moto e quant'altro. Quindi facciamo per semplificare 50 minuti, la moto si ferma davanti al box e viene effettuato il pit stop più il cambio pilota. La riserva, il pilota di riserva, è quello che può andare a sostituire uno degli altri 3 piloti titolari, non durante la gara ovviamente, ma se dovesse esserci indisposizione di uno dei 3 piloti titolari nei giorni precedenti la gara, quindi è possibile inserire la riserva al posto di un pilota che ad esempio gli è venuta il raffreddore 3 ore prima della partenza. Una volta partita la gara, però, quelli rimangono, non si può più utilizzare la riserva, quindi una volta che è partita la gara, fine dei giochi, non è più possibile, altrimenti sarebbe fin troppo facile. Riguardo alle moto vengono chiaramente sottoposte a verifiche tecniche, vengono punzonate dai commissari, vi assicuro che sono puntigliosi e precisi nel loro lavoro, e dopodiché, anche in questo caso, dopo la partenza della gara, ad essere precisi, durante i primi 3 giri dopo la partenza è ancora possibile cambiare moto, ovvero se il team parte con una moto, al secondo giro c'è un guasto meccanico, è possibile rientrare in box, sostituire la moto e ripartire con quella nuova. Dopo i 3 giri, quindi finito il terzo giro, fine dei giochi, quella moto deve, se riesce, portare a termine l'intera gara. Durante la gara è possibile effettuare qualsiasi tipo di riparazione tranne la sostituzione del motore, che ricordo è punzonato, quindi quel motore parte, quel motore deve arrivare. Dovesse rompersi, esempio, una frizione, si può sostituire la frizione, ma il motore deve rimanere quello per l'intera durata della gara, mentre tutti gli altri componenti, che possono essere anche soggetti a danneggiamento assicurato di rotture, ovviamente si possono, anzi devono essere sostituiti
dei 50-60 equipaggi che prendono il via, un buon 30-40% purtroppo abbandona e non riesce a portare a termine la gara. Questo proprio per la difficoltà e la durezza della gara stessa. Prima ho detto che fare una gara una tappa del Mondiale Endurance è come farne 5 di una gara normale, e credo di essere andato abbastanza vicino. Tutto è molto stressante sia meccanicamente per i mezzi che per gli uomini che fanno sì che funzionino questi mezzi, quindi i piloti, i meccanici, il personale del muretto e tutto il team coeso e insieme che va a portare a termine o meno la gara. Questo è l'aspetto che più mi piace di questa specialità. Non è tanto uno sport individuale, o meglio lo è perché il pilota è uno che guida la moto, uno alla volta, ma in realtà è tutto l'insieme della squadra che fa il risultato. Io spero di non avervi annoiato con questo video. L'ho un po' improvvisato, un po' messo lì proprio al volo. Nel prossimo video volevo raccontarvi un po' cosa succede durante le fasi di pit stop di una gara di endurance e le differenze tra il pit stop di una categoria EVC e un pit stop di una categoria super stock. Quindi verrò a vedere queste differenze e magari vi mostrerò qualche chicca tecnica alquanto interessante come sistema di rifornimento rapido, che è molto bellino da approfondire. Bene, con questo video extra direi che è tutto. Lo scopo di questo video è quello di fare un po' conoscere di più la specialità dell'endurance, che in Italia ha poco seguito, ma in Francia ad esempio ha un seguito pazzesco, come in Germania, come in Giappone, come in altri paesi del nord Europa viene davvero seguitissima. Appuntamenti come il Bol d'Or di settembre e la 24 ore di Le Mans di aprile per il motociclista francese è un must, è davvero un appuntamento irrinunciabile, e mediamente la partecipazione tra milioni di persone a queste gare è nell'ordine dei 50-60 mila, la butto lì, forse anche 70 mila, quindi davvero molto sentita. Mi piacerebbe che anche in Italia si riscoprisse un po' questa antica specialità che in questi ultimi anni sta tra l'altro un pochino avendo un po' di splendore in più. Se dopo questo video, dopo gli altri video che farò su questo argomento, pensavo di farne 2 o 3, adesso vedremo, magari parleremo del pit stop sicuramente, il dettaglio di come viene gestita la gara e magari una puntata sulla tecnica di come sono fatte le moto da endurance. Vi ho ammorbato anche a sto giro abbastanza. Io vi rinnovo l'appuntamento con i video tecnici sempre e comunque il venerdì sera alle ore 18, i video extra come questo il martedì sera ore 21 per le dirette. Adesso capiremo un po' quando farle, ne vorrei fare un'altra. Il problema è che comincia la stagione dei test, delle giornate in pista, quindi vediamo un pochettino come riusciamo a giostrarsi. Non è detto che riesca a farne uno, io spero veramente a breve, perché mi diverto sempre un mondo, e vi spoilerò già che il tema della prossima diretta potrebbe essere le sospensioni. Bene, è davvero tutto. Se è la prima volta che sei su questo canale, sei passato e sei inciampato in questo canale, dai un'occhiata alle mie playlist. Se ti piacciono i miei contenuti, metti un like e soprattutto iscriviti per supportare il canale e farlo crescere ancora un po' di più. Se invece sei tra quelli già iscritti, grazie per aver visto anche questo video, e rinnovo l'invito ad andare a seguirmi anche sugli altri miei social, Instagram e Facebook, dove mi trovi come M-Racing Motocicli Ignoranti. Anche per questo video è tutto, noi ci vediamo alla prossima, non so quando la prossima puntata sull'endurance, spero presto, prestissimo. Ciao e grazie.